Questo è lo scalone vero e proprio. Se oggi mangiate il caciocavallo è da signori. Ve la posso raccontare la storia vera. Io fino a 20 anni, all'età mia di 20 anni, non toccavo il formaggio. E a me dava fastidio anche lavorarlo, anche sta cosa. Poi ci fu un problema in famiglia, mio padre è stato poco bene, e io a 20 anni, 21 anni, mi sono ritrovato in questo grande bivio della vita. O continuare gli studi, oppure continuare qua. Quando poi mio padre, tra virgolette, si è ripreso, lui non ci ha creduto che io, perché è stata proprio una situazione che lui era quasi fuori dalla vita. Lui era morto, proprio in ospedale ci avevano detto che era morto, completamente, ormai eravamo persi. Ed oggi ancora è qua. Può essere che questa soddisfazione, queste cose siano degli elisir che ci aiutano un pochettino a darci forza e coraggio ad andare avanti. Boh, non lo so. Eri un pochettino visto come, tra virgolette, l'emarginato, erano dei lavori che non vuole fare più, oggi non li vuole fare più nessuno. Poi ho cominciato non me lo potrò mai dimenticare, a fornire i primi negozietti. Ci ho creduto, sì, me la devo giocare tutta io la carta. Ci ho messo la faccia, perché poi devi mettere la faccia, non sei più chi l'ha prodotto. Allora, parliamo degli anni 80, anni 90, non esistevano tutti questi mezzi di tracciabilità, tutte queste cose, quindi il produttore, ecco, rimaneva sempre in ombra. Secondo me tante persone ci hanno levato mano per questo motivo, perché non hanno avuto anche le soddisfazioni di vedere un consumatore che apprezza il suo sacrificio. Il lavoro è una cosa, ma c'è il sacrificio dietro, perché qua c'è un sacrificio enorme. Quindi può essere che il coraggio mi è nato da quella cosa. Entriamo nella fase vera e propria di trasformazione. Il latte della Cinisara, giusto, direttamente dalla stalla giunge in questo laboratorio. Tina, che sarebbe il contenitore dove viene messo il latte crudo, e tendo a sottolinearlo, non c'è nessun passaggio di pastorizzazione, nessun processo, scusate, di pastorizzazione. Il legno, qual è la funzione del legno? La funzione del legno è quella di contenere la flora batterica utile al processo di produzione. Latte rigorosamente crudo, viene al latte rigorosamente crudo, alla temperatura di 40 gradi circa, 38-40 gradi, viene aggiunto il caglio che è l'abomaso dell'agnello, eccetera, 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 ha la funzione di far coagulare il latte. La rottura della cagliata che abbiamo ripreso poco fa scindere queste due parti, la parte solida che tende a scendere, che sarà il formaggio, già si comincia a intravedere, che è la tuma. Domani questo sarà caciocavallo, ora vi spiego come si ci arriva. La parte liquida, messa a riscaldare, fa affiorare la ricotta per un processo chiamato floccamento, cioè la temperatura fa scindere quelle molecole di grasso presenti ancora nel siero di latte e fa affiorare la ricotta. Lo vedete questo giallo? Questo è il giallo paglierino tipico del caciocavallo palermitano. Importantissima è la presenza di beta-carotene presente nel latte di vacca Cinisara. Il passaggio successivo è quello di far spurgare il più possibile quella che in gergo si chiama tuma, che ancora è in una fase, diciamo così, granulosa.
Perché si deve far spurgare dal siero di latte? Ancora il siero di latte contiene non tutta, diciamo in totalità, contiene buona parte di quella carica batterica utile, non ci allarmiamo in queste parole, di quella carica batterica utile che serve al processo di trasformazione. Latte crudo, non ci dimentichiamo mai che stiamo lavorando un latte crudo. Facendo spurgare questa tuma, vedremo in seguito che nel fondo della tina risiederà quasi esclusivamente la tuma. Estraendo la ricotta rimarrà il siero caldo. Siamo a una temperatura attorno agli 80-85 gradi. Il siero caldo serve per far scottare in prima la tuma, quindi il primo processo, se lo vogliamo chiamare così, di pastorizzazione. Ecco la temperatura che vi parlavo poco fa. La tuma sta in scotta attorno alle 4 ore. Dopo di ciò viene uscita fuori, viene fatta spurgare e c'è la prima filatura e viene appesa in delle aste dove prende la forma della sella, quindi si pensa che l'etimologia del nome caciocavallo sia questa. In questa maniera comincia ad aumentare quello che è il grado di pH, quindi di acidità, presente nel formaggio. Il giorno successivo questa tuma viene affettata e viene fatta scottare nuovamente per arrivare a quello che è il processo vero e proprio di filatura, dove si formano le forme del caciocavallo. Quindi avendo un prodotto, diciamo così, tra virgolette, elastico e molto lavorabile, si possono creare, diciamo così, le forme che poi noi rimaniamo, almeno nel mio caso, rimango nel tipico. Quello che voi palermitani chiamate scalone, che è il vero e proprio parallelepipedo, che sarebbe questo di qua. Questo è il prodotto tipico il caciocavallo palermitano, quindi questo è lo scalone vero e proprio. Dalla filatura si arriva in questo contenitore, in legno, rigorosamente in legno, perché l'acciaio lo dobbiamo usare però il meno possibile, che è il tavoliere. In gergo si chiama tavoliere, sono dei sicilianismi. Viene voltato, rivoltato, eccetera, eccetera, fino a essere messo in salamoia. Cosa significa salamoia? Soluzione satura di sale, acqua e sale, e ci rimane 24 ore a chilo. Quindi se un formaggio pesa 10 kg ci rimarrà 10 giorni. La salamoia fino alla prima metà del secolo precedente era il sale, la salamoia e il sale, forse l'unico modo per la conservazione del formaggio. Non c'erano temperature controllate negli anni 20, negli anni 30. Oggi ho raggiunto questa piccola realtà, ci ho creduto, logicamente i sacrifici sono stati enormi, Per oggi si raccolgono i frutti.